Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Questo è un nuovo episodio della serie Tarot Tip e oggi parliamo delle carte dei tarocchi che si associano ai vari segni zodiacali. Allora, vari esoteristi nel tempo, sin dal 1800, hanno cercato corrispondenze tra le carte dei tarocchi, soprattutto gli arcani maggiori, e i segni zodiacali e i pianeti. Io mi rifaccio alla teoria nata in Inghilterra ai primi del Novecento all'interno della loggia massonica The Hermetic Order of the Golden Dawn, perché era una loggia che studiava l'esoterismo occidentale, nella fattispecie la tradizione ermetica che diciamo è alla base dell'esoterismo nel continente europeo. E quindi vediamo che attraverso uno studio di tipo simbolico e astrologico, i componenti della loggia, nella loro pratica esoterica, hanno trovato appunto delle corrispondenze fra i vari arcani maggiori, 12 di essi, appunto perché gli arcani maggiori sono 22, e i segni zodiacali. E adesso iniziamo con il primo, che è quello dell'Ariete. E vediamo che l'Ariete in questa tradizione è associato all'arcano maggiore dell'imperatore. Infatti vediamo che nel mazzo del Rider-Waite-Smith vediamo che c'è il simbolo dell'Ariete sul trono dell'imperatore, anche qua ai vari angoli del trono. È stato questa è una carta, quella dell'imperatore, che indica una forte leadership, una forte volontà di porre ordine alla propria vita, un'energia carica di potere e di come dire, capacità di dare direzione alla propria vita e ottenere i propri obiettivi, che sono un po' le caratteristiche del segno appunto dell'Ariete. Quindi questa è la vostra carta. Le carte quindi associate a vari segni, vi ricordo che possono essere utilizzate anche per un attimo trovare delle corrispondenze fra colui che chiede una risposta attraverso le carte e appunto la carta scelta, nel senso possono fare da testimone del consultante, oppure comunque caratterizzare, dare particolare voce all'interno della lettura appunto alla sua sfera personale. Nel senso, se io trovo l'imperatore, siamo di fronte a un consultante che è un Ariete, in questo caso è particolarmente importante questa carta. Andiamo avanti con il segno del Toro, che invece è associato alla carta del Papa. Questo perché comunque il Toro è un segno molto tradizionalista e infatti la carta del Papa è una carta, diciamo, che suggerisce di essere in linea con la tradizione, con un'autorità morale, ci riporta a valori ormai accettati all'interno della morale comune. Il Papa è il guardiano appunto della tradizione in questo caso. E il Toro appunto è una personalità che non che sia
ligio alla tradizione senza particolar discernimento, però è una personalità che è in linea, diciamo, con dei valori consolidati, ecco, mettiamola così. Per quanto riguarda i gemelli, vediamo che sono associati alla carta degli amanti. I gemelli sono un'energia di movimento, di comunicazione, di a volte indecisione, perché vanno di fiore in fiore, iniziano una cosa e a volte non la finiscono, e la carta degli amanti appunto è una carta che implica delle scelte da fare. Per questo, diciamo, è molto consona al segno dei gemelli. Per quanto riguarda invece il cancro, è associato alla carta del carro. Questa è una carta che indica movimento e anche qui una direzione e prendere delle decisioni. Porre, diciamo, far accettare la propria volontà, che è un po', diciamo, uno dei fini della personalità del cancro, perché è una personalità apparentemente fragile che però vuole assolutamente comunicare forza all'esterno. Vediamo, ci sono due sfingi in questo caso, a volte sono dei cavalli nei tarocchi di Marsiglia che vanno in opposte decisioni, che quindi opposte direzioni, scusate, e che quindi implica, diciamo, anche lì una scelta di direzione nella propria vita. Per quanto riguarda la carta del leone, è ovviamente associata alla carta della forza, dove appunto è disegnato, simboleggiato un leone, che in questo caso indica una forza un po' impulsiva, un po' primitiva, senza tanto discernimento, contrapposta alla forza intesa come resistenza, che è quella appunto simboleggiata dalla donna con il segno dell'infinito sopra la testa. Quindi implica due tipi di forze, una più passionale, una un pochino più cerebrale. Poi andiamo avanti con il segno della Vergine, che è associata all'eremita. Questo perché la personalità della Vergine è molto saggia, diciamo, è una personalità che cerca di conoscere, di ponderare, e anche allo stesso tempo molto attaccata a una semplicità di costumi, una semplicità di essere, opposta per esempio a quella del leone. Quindi l'eremita appunto esprime questo tipo di caratteristiche, che è la carta appunto numero 9 degli arcani maggiori. Per quanto riguarda la bilancia, anche qui la simbologia è molto lineare, perché appunto è associata alla carta della giustizia, dove appunto c'è una bilancia che implica appunto un equilibrio all'interno di se stessi, o comunque prendere una decisione equilibrata e ponderata. Per quanto riguarda invece il segno dello Scorpione, è associato alla carta della morte. Allora, questa carta ovviamente ha sempre avuto una brutta nomea, in realtà a me piace molto perché implica un cambio nella vita, un cambio che può avere molti risultati positivi, negativi, quello dipende dalle carte associate, però sicuramente non è una carta statica, non implica una fine, implica una trasformazione profonda nella propria vita, ed è associata al segno dello Scorpione perché rimanda a Pluto, che è appunto il dio dell'aldilà nella simbologia antica greca. E quindi insomma in questo modo c'è il passaggio dallo Scorpione, che
appunto ha come pianeta luminante Plutone e la carta della morte che è appunto associata a Pluto. Andando avanti con il segno del Sagittario, abbiamo la bellissima carta della temperanza, di difficile comprensione inizialmente perché ha una simbologia molto complessa. Vedete che c'è un angelo a lato che sta mischiando, annacquando, diciamo, il vino con dell'acqua, sta creando una nuova miscela. Questo implica una forma di alchimia interiore, una ricerca per una trasformazione lenta, graduale, però allo stesso tempo permanente, profonda all'interno di se stessi. E questo, diciamo, è un po' associato alla personalità del Sagittario, che è sicuramente quella del ricercatore, dell'esploratore. Andiamo avanti con il segno del Capricorno, che è associato al diavolo. In questo caso c'è una pura simbologia perché ovviamente il Sagittario, scusate, il Capricorno ha una forma caprina e quindi vediamo che qui il diavolo in generale nei tarocchi, anche quelli marsigliesi, è rappresentato appunto con la classica testa da caprone e quindi insomma è associato alla carta del diavolo. Anche questa di brutta nomea in generale, però a me piace moltissimo perché in realtà rimanda a un'energia, una vitalità, una passione molto profonda e soprattutto a una volontà di andare un po' fuori dagli schemi imposti dalla società. Andiamo avanti con il segno dell'Acquario, che è associato alla carta delle stelle. Anche qui è una simbologia che fa un po' riferimento al simbolo dell'acquario, che è appunto quello che porta dell'acqua. E anche qui vediamo che c'è una donna nuda che versa dell'acqua sulla terra e all'interno di uno stagno. Una carta bellissima che solitamente è associata a una forma di protezione dall'alto, ma anche una guida, può indicare una guida spirituale o un benessere generale. L'ultimo segno, che è quello dei pesci, è associato, secondo questa tradizione, alla carta della luna, perché è una carta che rimanda alla intuizione. Il pesce è sicuramente un segno molto intuitivo e quindi gioco forza che fosse associato a questa carta, dove la luce della luna permette appunto di avere delle visioni anche volendo profetiche. Questo, diciamo, la simbologia di questa carta. A volte può significare confusione mentale, però in realtà è anche il suggerimento di appunto cercare di capire attraverso il buio della notte, attraverso solo la luce della luna, di appunto capire meglio sia la nostra situazione sia dentro noi stessi quello che effettivamente vogliamo, attraverso però il potere della intuizione. Questo è tutto per oggi. Vi ringrazio di aver guardato il video. Se vi è piaciuto mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto ricordatevi di attivare la campanella così da non perdere i prossimi video. Questo è tutto per oggi, a presto!